Bentornati utenti carissimi. Allora, oggi dedicheremo il video ad un argomento che è veramente forse uno dei più ricercati, uno dei più utilizzati nel campo dell'informatica. Addirittura noi tecnici diciamo che il molto del lavoro è soprattutto dovuto alla formattazione. Quindi un procedimento che noi tecnici facciamo di continuo e che spesso e volentieri, insomma, le persone alcune volte fanno con il fai da te proprio a casa, però non sanno bene ancora come andare a formattare e quali sono gli step da andare a seguire. Quindi oggi vedremo la formattazione, in particolare, ovviamente stiamo parlando di formattazione di Windows, ovviamente, in particolare in questo caso verrà ripristinato un Acer, quindi vedremo passo passo cosa serve per andare a formattare la nostra macchina. Però intanto, prima di passare a video per vedere la formattazione, dobbiamo insomma chiarire insomma alcune cose e parlare di formattazione in generale, cioè che cos'è il termine formattare. Formattare non significa nient'altro che eliminare tutti i dati che ci sono nel nostro computer e ripristinare il sistema operativo. Quindi questo è praticamente la prassi quando noi andiamo a formattazione, quindi non è altro che ripristinare. Quindi formattare, ripristinare, reimpostare lo stato di fabbrica è sempre la stessa parola, sempre lo stesso significato. Quindi quando si deve fare e chi lo deve fare? Ovviamente è meglio sempre farlo fare ad un tecnico, però veramente vedrete oggi quanto sarà semplice andare a formattare una macchina che abbia ovviamente il sistema operativo originale e che ha la sua partizione di ripristino, il computer. Importantissima e piccola parentesi, ricordiamo sempre, come già abbiamo fatto nei video precedenti, cos'è la partizione, la stessa parola lo dice, è una piccola parte, un piccolo pezzettino dell'hard disk completamente dedicato e solamente dedicato al nostro sistema operativo, compreso di tutti i driver. Quindi in quel caso è compreso anche di seriale originale, quindi in quel caso che significa che noi ogni qualvolta dobbiamo andare a formattare la nostra macchina perché ha dei problemi, non si avvia, eccetera, eccetera, possiamo andare a risvegliare, ecco, chiamiamolo così il termine, risvegliare questa piccola parte nascosta del nostro hard disk che non si può toccare e viene ripristinato il computer proprio allo stato di fabbrica, proprio nel momento in cui il computer è stato acquistato, quindi la massima pulizia e velocità che possa avere il computer. Poc'anzi dicevo, quando dobbiamo fare la formattazione? Ovviamente la formattazione prevede la perdita dei dati, quindi in quel caso cosa bisogna fare sempre prima? Se abbiamo la possibilità di accedere tramite Windows al sistema operativo avviato, anche se va un po' maluccio, allora dobbiamo tirare sempre fuori tutti i dati possibili e immaginabili personali, li mettiamo in una grande pendrive, dipende quanti dati sono, o anche un hard disk esterno, per poi procedere alla formattazione, perché la formattazione butterà completamente al suolo la qualsiasi cosa, toglierà tutto. Se no, se il sistema operativo non si avvia, cosa bisogna fare? Dobbiamo cercare di estrapolare questo hard disk dall'interno del nostro computer, quindi o che sia un PC desktop per intenderci il fisso, o che sia un all-in-one o che sia un notebook, smontare con dei giravitini piccoli di precisione, andare a togliere, a disassemblare questo hard disk, installarlo in un'altra macchina come se fosse una grande pendrive o un hard disk esterno vero e proprio e sempre prendere tutti i dati per poi rimontarlo di nuovo nella macchina che si deve formattare e si procede alla formattazione. Quindi questi intanto sono gli step principali che si devono fare quando si deve formattare. Come ultima cosa, abbiamo detto chi deve formattare? Ovviamente si deve formattare, dato che come avete visto si perdono i dati, la dobbiamo prendere in considerazione proprio come ultima analisi, proprio quando il computer non va più bene, cioè il sistema operativo non gira più, ha problemi talmente gravi che abbiamo bisogno di reinstallare nuovamente in maniera veramente pulita il nostro sistema operativo già precaricato, abbiamo detto, in quella piccola partizione dell'hard disk. Quindi si deve prendere come ultima ipotesi, perché ovviamente non è una procedura né tanto lunga ma nemmeno tanto breve, quindi bisogna ponderare se effettivamente il computer ha bisogno della formattazione, allora togliamoci il pensiero, la facciamo e così via, e tornerà il computer veramente nuovo. Se invece possiamo cercare, se in caso di virus, qualche anti-malware, qualche magari il rilevamento di antivirus, insomma qualsiasi programma che possa comunque aiutarci a tenere altri 3, 4 mesi, 6 mesi, magari spostarla verso il futuro, possiamo anche tentare con altri programmi. Detto ciò, avendo capito cosa sia la formattazione, chi la deve fare e soprattutto quando si deve fare, ora cambiamo inquadratura, però in questa maniera io non posso registrare da schermo, quindi vedrete magari questa seconda parte di video un po' fra virgolette maluccio, speriamo che prenda bene diciamo la camera
lo schermo, perché proprio la facciamo via live. Quindi, essendo che il computer verrà formattato, il software viene tolto, il programma di registrazione Filmora non mi permette più di registrare lo schermo, quindi così veramente in maniera nitida come fa il bellissimo software Filmora. Quindi riprenderò il tutto sempre dalla camera, sperando insomma che l'inquadratura, magari aggiustando un pochettino qualche parametro di luminosità, venga bene, ma sono sicuro che dovrebbe super giù venire in maniera accettabile. Così vediamo gli step da andare a seguire. A dopo. Perfetto ragazzi, ci siamo. Allora, spero che l'inquadratura si veda veramente, almeno diciamo, accettabile per capire i passaggi. Comunque voi zoomate sempre. In questo caso stiamo lavorando su un PC che abbia Windows 11 ovviamente, però insomma vale il meccanismo super giù può differenziare qualche parola, ma il meccanismo vale per tutti i computer, con questa procedura. Quindi abbiamo detto con Windows originale, quindi sistema operativo originale, assolutamente originale, e in più con la partizione di ripristino. Non c'è cosa più semplice che, anziché andare cercando dove andare nel pannello di controllo, che scrivere nella nostra barra degli strumenti la parolina reimposta. Una volta che noi clicchiamo reimposta, qua vedete in alto che spunta proprio reimposta il PC. Quindi diamo un clic e si aprirà quest'altra schermata. Come potete vedere bene, abbiamo alcune cose che potremmo andare a cliccare, ma se noi vogliamo ripristinare proprio allo stato di fabbrica, dobbiamo cliccare su ripristina le impostazioni di fabbrica del PC. Quindi in questo caso dobbiamo cliccare qui su ripristina il PC. In questo caso si aprirà quest'altra schermata, questa ulteriore schermata, la metto magari un pochettino più in qua così la riuscite a vedere meglio. E possiamo noi decidere se mantenere i file, le app, le impostazioni, eccetera, eccetera, tutte le cose personali, oppure rimuovere tutto. Il mio consiglio è sempre quello: una volta che formattiamo, facciamolo bene, togliamo tutto quello che c'è possibile insomma togliere. Quindi in questo caso cliccheremo la seconda su rimuovi tutto, in modo che così ricominceremo tutto da capo. Clicchiamo su rimuovi tutto, lui ovviamente dirà che non servirà a tempo, e in questo caso noi possiamo attuare due strade, dato che c'è il sistema operativo già all'interno memorizzato. Quindi possiamo reinstallare quel sistema operativo, che dipende quanti anni fa però l'abbiamo comprato, perché lui reinstalla quello, quindi non aggiornato. Se no, Windows, dato che è originale, ci dà la possibilità di riscaricarlo nuovamente dall'App Store in maniera ovviamente molto più aggiornata rispetto a quella nostra. Quindi vi consiglio sempre di cliccare la prima, quindi il download dal cloud, e fare scarica e reinstalla Windows, se voi avete la possibilità. Quindi in quel caso facciamo download dal Windows e lui porterà questa ulteriore schermata. Qui una massima attenzione, sempre lo stesso discorso dei video che abbiamo fatto noi precedentemente. Se il computer deve rimanere a noi, allora potremmo cliccare e saltare questo passaggio andando sul successivo. Se dovessimo vendere questo computer, quindi lo vogliamo formattare per darlo pulito al cliente, allora noi dobbiamo andare in cambia impostazioni, perché dobbiamo eliminare il più possibile i nostri file, quindi attuerà una formattazione molto più pesante e molto più lenta. Però a prescindere, io consiglio sempre comunque, se lo dovete tenere anche voi, per una formattazione veramente pulita, un sistema operativo molto più pulito, una volta che dico già dovete andarlo a formattare, quindi sicuramente vi dovete prendere magari quelle 4-5 orette, magari chi non è più esperto magari ci perderà mezza giornata, quello che sia. Direi sempre, arrivate a questa schermata, di cliccare sempre prima cambia impostazioni. In questo caso dobbiamo cliccare su sì, su pulire i dati, verranno eliminati tutti i dati, e su sì eliminare tutti i file da tutte le unità. In questo caso già scaricare Windows è stato inserito precedentemente e possiamo dare la conferma, quindi attivare tutte e tre su sì. Conferma, in questo caso lui ridirà di nuovo facendo un piccolo check-up che rimuoveremo le app, che rimuoveremo i file, rimuoveremo tutte le impostazioni, in più scarichiamo e reinstalleremo la versione di Windows più aggiornata dal cloud. In questo caso non ci rimane altro che cliccare su successivo e lui praticamente attuerà tutte quelle operazioni preliminari in corso, in modo che il computer verrà formattato, ovviamente si riavvierà molte più volte, voi non dovete soltanto, ecco qui alla prossima schermata vi dirà sempre che non dobbiamo spegnere il computer, quanti dati serviranno, dobbiamo cliccare soltanto su ripristina e lui praticamente già sta scaricando, è arrivato al 30% il nuovo sistema operativo,
Dopodiché, vi stavo dicendo, riavvierà molte più volte il sistema operativo. Certe volte proprio ci sarà un intervallo a schermata nera che durerà un po' di più. Quindi attenzione, non staccate mai la corrente, perché in quel caso veramente si combina un bel problema grosso. Che vi porterà poi, come avevo detto prima, a smontare l'hard disk dalla macchina. Quindi attenzione, anche se vi sembra che il computer poi si riavvierà talmente di quelle volte, ci sarà un po' di più, ma è normale, non staccate mai la corrente perché il computer effettivamente sta lavorando. Quindi in questo caso vediamo se poi posso andare veloce, ovviamente sicuramente andrò veloce col video, lo salterò, vi faccio vedere magari appena qua arriva al 100% l'altro step che si presenterà, in modo che così già sapete cosa succederà diciamo dopo, però poi magari andrò un pochettino avanti. Cos'altro dire nel frattempo che lui arriva al 100% magari? Che il computer ovviamente, dato che è partizionato all'interno con un sistema operativo originale, non solo troveremo nella partizione quel piccolo famoso spazietto hard disk del nostro computer, il sistema operativo, ma troveremo una cosa bellissima per chi soprattutto non sa formattare i computer, troveremo tutti i driver già preinstallati all'interno, quindi la macchina effettivamente all'avvio sarà già bella e pronta, non dovete fare altro che settare Windows, poi vi dirò qual è il video, e i driver se li tirerà lui in automatico, senza fare nulla. Questa è una cosa veramente a favore di tutte quelle persone che non sanno formattare il loro computer. Lo stato del download è arrivato, come potete vedere, al 74%, quindi attendiamo soltanto un paretto, magari porterò comunque il video un pochettino più avanti, non vi preoccupate, in modo che così vediamo il prossimo step qual è. Già, come potete vedere, è arrivato al 93%, quindi fra pochissimo, insomma, chiuderà la prima preparazione alla reimpostazione, per ora sta solo facendo una preparazione, per poi effettuare effettivamente il vero download, l'installazione di nuovo del nuovo Windows, del nuovo sistema operativo. Perfetto, e qua si è arrivato, è giunto al termine, al 99. Ora, come potete vedere, sicuramente si riavvierà la macchina e procederemo sicuramente all'installazione di questo Windows appena scaricato. Ovviamente lì, dato che noi abbiamo inserito, vi ricordo, di eliminare qualsiasi dato, con l'impossibilità insomma di andare almeno non massima ma quasi massima di recuperare i file se caso mai dovete vendere il vostro computer, ovviamente ci sarà molto di più rispetto a una formattazione invece blanda, oserei dire, insomma semplicissima. In quel caso avremmo formattato veramente in poco meno di 10 minuti, però vi dico, dato che la formattazione insomma è una procedura che si fa ogni tanto, fatela bene, facciamola tutti bene. Come potete vedere, lo stato del download già è terminato, è arrivato al 100%, ora la macchina sicuramente farà un primo riavvio a schermata nera. Vediamo cosa succederà. Perfetto, come avete visto sta effettuando il primo riavvio, dopodiché ora vedete che lui incomincerà a installare il sistema operativo sempre a schermata nera. Quindi qua ovviamente impiegherà veramente un bel po' di tempo perché abbiamo detto poc'anzi che abbiamo deciso di eliminare tutti i dati dal PC, in questo caso da questo PC abbiamo deciso di eliminare tutti i dati, quindi farà la preparazione, poi vedete che va avanti con la reimpostazione del PC in corso con la percentuale. Quindi in questo caso vi farò vedere soltanto che parte, però poi ci rivedremo sicuramente, ecco l'1% salirà al 2, al 3, al 5, quello che sia, ci rivedremo sicuramente quando sarà al 100%, così vediamo dopodiché le prime impostazioni da andare ad effettuare a computer appena formattato, quindi a dopo. Come potete vedere è arrivato già al 97%, insomma su per giù da quando ho staccato la camera sono passati credo una mezz'oretta piena, ecco, quindi ora vedete cosa succederà, ovviamente riavvierà il sistema operativo per incominciare a fare l'inizializzazione del sistema operativo appena installato nella macchina. Come potete vedere il computer sembra spento, in questo caso non staccate la corrente, il computer sta continuando a lavorare. Avete visto che è comparso in questo caso il logo Acer, dato che stiamo lavorando su un Acer, e lui ora procederà alla finalizzazione. Preparazione in corso. Ecco qui, incomincerà ad installare il tutto. Infatti vi dirà lui sempre di tenere il computer acceso e collegato. Farà sempre questo collegamento e scollegamento. È normale perché in questo caso lui andrà ad installare tutti i driver possibili e immaginabili che già all'interno della partizione noi abbiamo. Quindi in questo caso ovviamente se si stacca il monitor è perché magari lui sta installando già come primo driver la nostra scheda video. Quindi ovviamente passerà da una scheda video normale ad una scheda video ovviamente
con l'installazione dei driver. Lo stesso farà per l'audio, quindi ovviamente chiederà molte volte il riavvio. Voi non dovete staccare completamente la corrente. Fate arrivare l'installazione in corso sino al 100%. Come potete vedere sta arrivando quasi al 100%, quindi questo è un altro step. Poi passerà alla finalizzazione vera e propria, quindi a tutti quegli accorgimenti che dobbiamo prendere quando andiamo effettivamente ad avere il nostro Windows pulito installato nella macchina. Attendiamo. Perfetto, e siamo nel vero e proprio wizard di Windows, quindi questo è quello che compare quando proprio noi andiamo ad acquistare i nostri computer, quindi la classica inizializzazione del nostro Windows. Quindi in questo caso non ci rimane che cliccare la lingua che a noi insomma piace di più, che può essere l'inglese o l'italiano. Ovviamente li possiamo anche aggiungere in futuro, io lascerò ovviamente italiano. Nel frattempo Cortana, come sentite, sta parlando. Possiamo anche spegnerlo praticamente dall'audio qua sotto, quindi possiamo anche disattivarlo da qua, Cortana, per non farlo parlare. Cliccheremo su sì, lasceremo il paese Italia in questo caso, voi mettete il vostro, lasceremo sempre la tastiera italiano senza il 142, quindi italiano va bene, voi mettete sempre la vostra tastiera, cliccherò su sì. Vuoi aggiungere una seconda tastiera? Potete anche aggiungere la seconda tastiera. Se la volete aggiungere come layout, magari una tastiera che abbia tasti diversi, potete andare su aggiungi. Io farò ignora questo passaggio. Connettiamoci ad una rete. Qua allora dobbiamo stare attenti, perché se voi volete praticamente installare Windows, e questo è già stato parlato in un video precedentemente, è stato discusso l'argomento, se volete installare Windows con un vostro account online, vi dovete connettere alla vostra rete e fare successivo. In questo caso, per chi non volesse invece connettersi ad un account Microsoft, quindi vuole creare, per intenderci, il classico account locale, cosa si deve fare? Bisogna cliccare con la tastiera, quindi massima attenzione, il tasto maiuscolo F10. In questo caso si aprirà questa ulteriore schermata. Vediamo se la possiamo inquadrare meglio. Questo CMD, il command.exe, che si aprirà con il tasto, abbiamo detto, maiuscolo più F10, dobbiamo andare a scrivere qua, praticamente nella stringa, pigiandoci sopra, dobbiamo andare a scrivere tutto in maiuscolo, /bypass con la YNRO e dare un colpo di invio. In questo caso che succede? Lui riavvierà la macchina e farà spuntare quella famosa scritta che in questo caso mancava, se voi ci avete fatto caso, che è quella di cliccare non ho internet. In questo caso possiamo andare a creare automaticamente, anzi creerà Windows un account che è locale, quindi senza avere queste mail nostre in giro come account invece Windows online. Ora vedete subito che ricompare quella famosa finestra dove noi ci siamo stoppati con la dicitura non ho internet. Vediamo subito. Perfetto, anzi è ritornato qualche passetto indietro, non ci fa niente. Andiamo di nuovo su italiano, sì, abbiamo detto. Quindi far rifare di nuovo il wizard, praticamente Italia sì, va bene. Sì, la tastiera, ignorala, aggiungi il layout, vado più veloce perché già questo l'abbiamo visto. Perfetto, come avete visto qua, ora spunta non ho internet. Quindi io cliccherò su non ho internet e lui mi dirà di connetterti ora, quindi in questo caso lui continuerà a consigliarmi di connetterci, io invece voglio continuare con un'installazione limitata, che poi limitata non è, perché la differenza sta solo nell'account. In questo caso cliccherò su accetta, il contratto di licenza voi leggetelo sempre, in questo caso darò un nome al mio PC, voi potete scegliere quello che volete, clicchiamo una volta dato il nome successivo, possiamo immettere praticamente una nostra password, voi inseritela sempre, soprattutto se ci sono più persone che potrebbero utilizzare il PC, confermiamo di nuovo una password, quella che sia, o anche un PIN. Qua possiamo andare a scegliere delle domande praticamente di sicurezza per andare a capire praticamente il nostro account quando è stato insomma corrotto, eccetera eccetera, lo dobbiamo andare a recuperare. Quindi in questo caso io metterò delle classiche risposte, insomma, metterò sempre successivo scegliendo praticamente la risposta. Quindi in questo caso, una volta compilate queste 3 domande che già insomma ci sono in vari siti, ormai le utilizzano, qua dobbiamo andare a mettere in quasi tutto sempre no. Quindi la prima no, accetta, trova il mio dispositivo, potete mettere sì o no, in questo caso non c'è bisogno.
io metterò accetta. Invia dati di diagnostica solo quelli obbligatori. Accetta. E migliora l'input della penna. Se voi avete un computer touch con penna, mettete sì, in questo caso questo non l'ha, quindi io metterò no. Ottiene esperienze di diagnostica di dati personalizzati, questo eccetera eccetera, posso mettere anche no, accetta. Consente all'app di usare gli annunci, clicchiamo su no, accetta. Stiamo andando veloci perché c'è soltanto questo. In questo caso possiamo registrare il dispositivo, in questo caso già era stato registrato in passato, metterò no. I consensi evitiamo di darli per far arrivare quelle famose email fastidiose di pubblicità. Quindi lasciamo tutto senza spunta e cliccheremo su successivo. In questo caso il computer già fra un pochettino sarà pronto praticamente e avrete il computer, il sistema operativo veramente pulito allo stato di fabbrica di quando avete comprato il vostro computer. Ora aspettiamo soltanto che finisce l'installazione e si avvia la macchina. Perfetto, come avete visto, a fine installazione e inizializzazione, questa sarà la prima schermata che voi vi ritroverete in questo caso, perché è Windows 11 e troverete questa schermata. Come potete vedere, lui già ha preinstallato molti programmi, in più i driver nel nostro computer già ci sono, sempre per quella famosa partizione all'interno che comprende sia sistema operativo che driver, quindi già il computer sarebbe pronto. Voi dovete soltanto divertirvi ad andare a installare tutti quei programmi free open source che potete installare, oppure se li avete acquistati, installare i programmi tutti con licenza. Prima di fare però ciò, di installare i programmi, perché già il computer sarebbe pronto per lavorare, ovviamente connettetevi poi alla rete vostra internet, vi consiglio di guardare, perché dovete andare a settare per una maggiore privacy tutto il Windows 11, in questo caso non lo farò perché già esiste un video, quindi vi consiglio prima di andare a installare tutti i programmi, di andarvi a guardare come andare a configurare al meglio il Windows 11. Vi lascio la schermata qua in modo che potete riconoscere qual è il video. Una volta che effettuate quegli accorgimenti che vi ho consigliato, potete andare a installare i programmi e il vostro Windows sarà veramente scattante, veloce e più pulito possibile. E rieccoci qua. Quindi vi ho fatto vedere come e quanto è semplice, insomma, andare a formattare un Windows, in questo caso Windows 11, in questo caso proprio in particolare un Acer, con la partizione di ripristino all'interno, quindi con il classico reimposta PC. Ovviamente non esiste solo questo tipo di formattazione, questa è la più semplice che voi potete fare in maniera veramente semplice a casa, quindi senza l'aiuto di un tecnico, perché già è tutto pronto lì. Quindi veramente avete visto quanto è semplice, vi occorrerà pochissimo tempo. In modo che così avete un computer perfettamente prestante e funzionante. Esiste anche un altro tipo di formattazione, questa però la facciamo magari più avanti, dedicheremo un altro video, perché quella veramente è più complicata effettivamente. E simuleremo praticamente il guasto proprio dell'hard disk, quindi come se l'hard disk all'interno non funziona più, quindi lo dobbiamo andare a togliere, mettiamo un nuovo hard disk e perdiamo quella famosissima partizione, però magari riusciamo a tirare il seriale e quindi andarci in quel caso ad installare Windows non dall'interno, perché se non funziona l'hard disk non possiamo entrare all'interno, ma andarci prende tramite, come si fa di regola, tramite BIOS, quindi tramite il boot, quindi creando o anche una pen drive oppure creando proprio un disco di ripristino di Windows. Quello è più complicato, magari lo faremo più avanti, in modo che piano magari andate vedendo i video e andate prendendo un pochettino più di dimestichezza. In questo caso si tratta di software e non di hardware. Quindi spero di avervi fatto capire quanto è semplice formattare il computer, anche se voi non volete andare a formattare il computer. Comunque, dato che sentite sempre parlare, noi tecnici in generale, ho formattato il PC, ho pulito, ho reimpostato il PC, almeno sapete il lavoro che c'è dietro e che cosa significa questa famosissima e bellissima parola formattazione, formattare i computer. Ciao a tutti e che dirvi, buona formattazione!